Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare della pedaliera di Najam, il modello S120. Ho già recensito qui sul canale un altro modello che vi invito ad andare a ricercare. Oggi parliamo dell'ultimo suo gioiellino, anche in questo caso in kit di montaggio. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare del modello S120 di Najam Simtech e anche questa volta mi ha mandato il modello in kit di montaggio. È la versione 2 pedali, esiste anche il pedale della frizione, in realtà non è nient'altro che il pedale dell'acceleratore ma con una molla un pochino più dura. Arriviamo subito a parlare di quelle che sono le peculiarità di entrambi i pedali. Entrambe costruite in acciaio da 4 mm di spessore, anche la parte della piastra dove poggerete il vostro piede. E una volta montata e assemblata, il livello di rigidità di questo prodotto è davvero ottimo, soprattutto poi per la fascia di prezzo a cui si trova. Entrambi i pedali nella parte sotto hanno queste asole da 2 cm che permettono il corretto montaggio sulle vostre postazioni e offrono tramite quest'asola un piccolo agio per potersi spostare. Entrambi i pedali hanno un plate di 7 cm x 90 cm ed entrambi in realtà offrono solo la regolazione per quanto riguarda l'altezza del pedale o di essere montato in questo modo o in realtà ruotato, e questo genere di regolazione in realtà offre la possibilità di modificare l'altezza da 24 cm a 22 cm. Entrambi i pedali poi permettono una regolazione dell'inclinazione tramite questi due fori. Io in questo caso l'ho messo nel foro più basso, rendendo il pedale praticamente totalmente perpendicolare. In realtà offre anche un'altra regolazione per poterlo spostare un pochino più indietro, questo soprattutto per chi ha postazioni magari entry level che hanno la pedana per la pedaliera che di solito è sempre un pochino inclinata. Passerei quindi agli aspetti peculiari dei singoli pedali. In questo caso il feeling è demandato a questa molla a compressione che, a seconda di dove andrete a montare in fase di assemblaggio la parte del perno, andrà a dare maggiore o minore forza a quella che è la molla, a prescindere poi delle micro regolazioni che potrete dare tramite il precarico. E personalmente trovo che le regolazioni offrano un ottimo range di forza tra quella che potrebbe essere la forza minima e la forza massima, rendendo, volendo, il pedale anche molto corposo alla pressione. Per quanto riguarda il fine corsa, abbiamo questa regolazione qui che andrà a spostare in questa asola quello che poi è il fermo del pedale quando andrà a fermarsi. Non offre un ampio margine di movimento, ma dal mio punto di vista sufficiente nella maggior parte dei casi per trovare il giusto range di corsa del pedale dell'acceleratore. Anche qui vi consiglio, essendo un'asola, di andarla a stringere molto bene per non far capitare durante le sessioni di gioco che magari andate a premere e vi va a modificare quella che è la corsa massima del pedale. Anche qui, come l'altro modello che avevo già recensito, per quanto riguarda l'elettronica abbiamo una cella di carico nella parte sotto. In realtà, proprio per la geometria che ha questo pedale, ma in realtà anche l'altro, rende compatto quello che è il design di questo pedale, bello quella che è la linearità del segnale. Per quanto è una cella di carico, e dal mio punto di vista preferisco dei sensori rotativi per quanto riguarda il pedale dell'acceleratore, devo dire che il segnale risulta davvero pulito. Naturalmente concorre qui un'ottima scheda di controllo, ma in realtà anche in caso di guasto sono celle di carico di facile reperimento. E proprio il design rende semplice quello che è il progetto di questo pedale, ma dal mio punto di vista efficace. Per quanto riguarda poi il collegamento alla mainboard, in realtà ci sono 4 cavi
separati. Rimane la stessa scelta che aveva fatto nell'altro modello, anche se in questo caso è più semplice andarli a fermare. Il filo è sufficientemente lungo, però a livello di design questo genere di celle di carico tendono, se non ci state attenti, a avere problemi nella parte dell'attacco. Personalmente vi consiglierei di far fare un giro alla parte del cavo in questo modo qui, vedete? In modo che non rischiate, nel caso dovesse andare a tirare, andare a scollegare proprio i filamenti sulla cella di carico. Pena però un pochino accorciare quello che è il filo, ma personalmente per un utilizzo anche due pedali c'è sufficientemente agio nel filo per poterla disporre come meglio preferite. Però a livello estetico non è bellissimo vedere questi 4 cavi messi così. In realtà avrei preferito almeno in questo caso una piccola guaina. Passerei adesso al pedale del freno. Ragazzi, mi ha particolarmente stupito il design. Questo perché è la prima volta che vedo, ingegneristicamente parlando, questo genere di scelta. Il pedale, come vedete, rimane molto compatto e funziona con una molla. Voi sapete che per il freno io odio le molle, ma per come è strutturato vi dico che non è percettibile quell'effetto che di solito nelle molle a me non piace, cioè quell'effetto netto quando la molla si va a comprimere e si agisce nella seconda parte. In realtà il sistema è molto semplice. Come vedete, qui c'è la cella di carico e in realtà c'è quest'altra parte qui che è la parte mobile ed è quella, vedete, che va a schiacciare nella parte dietro la molla. In realtà, a secondo di dove voi andrete a attaccare questo perno, si andrà a modificare quella che è la forza che voi dovete applicare per fare un determinato range di corsa. In realtà, ragazzi, è più facile a vederlo che a spiegarlo. Proprio per fortuna Najam ha fatto un piccolo schemino che vi spiega esattamente come funziona e nello schemino vedete ci sono tutte le varie curve di forza e di corsa che ha questo pedale a secondo del punto in cui voi andrete a collegare l'aggancio, e questo andrà a modificare la corsa, la forza e anche il punto in cui avverrà in realtà la seconda fase della frenata, cioè la fase in cui il pedale è quasi totalmente fermo ma potrete continuare a dare forza. Questo perché la cella utilizzata è una cella da 120 kg e vi assicuro che è sfruttata veramente bene. Capendo in modo corretto come funzionano i diversi tipi di attacchi, sono certo che troverete la vostra impostazione preferita e un effetto sotto al piede dal mio punto di vista sorprendente. Questo perché non avevo mai provato un pedale che funzionasse solamente con una molla che appagasse così tanto quello che è il piacere di feeling, e devo dire che questo sistema, ragazzi, continuo a definirlo sorprendente. Questo perché tramite veramente un grande studio ingegneristico, fondamentalmente è sempre un discorso di geometrie con una camma. Questa va considerata come una camma che a secondo del punto in cui voi andrete a collegare va a modificare proprio la geometria con cui si va a comprimere la molla e dà totalmente effetti diversi a secondo del punto in cui lo andate a fissare. Per quanto riguarda il software, Najam non ha un suo software proprietario. Io ho utilizzato il mio fidatissimo DXTweak 2 e ho fatto un video per voi. Eccoci adesso a DXTweak 2. Naturalmente se vorrete potrete utilizzare anche DView, ma io trovo molto più semplice questo programma. Per quanto riguarda i pedali di acceleratore e freno, come vedete la scheda già andrà ad impostare la parte iniziale. Se vorrete comunque potrete aggiungere una piccola zona morta. Per quanto riguarda l'asse della frizione, in realtà lo rileva così. Io sono abituato in questo caso a evitare che possa dare interferenze di segnale. Vediamo che ci segna come minimo 2200, io qua metto 3000, metto appli, come vedete dalla freccetta nera adesso non dà più segnale, lo vedete anche qui nello schema qui sopra e dà come valore 0. Andiamo adesso a configurare l'acceleratore. Come vedete in realtà appena iniziate a premere già si inizia a muovere. Sinceramente io per sicurezza un 200 punti di zona morta gliela do, in modo che se anche vi capita di appoggiare il piede sarete sicuri che non andrà a premersi. Premo il pedale con la massima corsa, vediamo sta intorno ai 27.100, io metto 26.900, sempre per il discorso di essere sicuro
che quando premo al massimo lui legga il valore massimo, anzi vedo che ancora un po' balla, mettiamo 26.500, appli, ecco, così siete sicuri che tutte le volte che date il massimo avrete il massimo del valore. In questo caso per la zona intermedia, se abbiamo messo 26.500 per il massimo, sarebbe 26.500 più 200 diviso 2 e fa 13.350. E a questo punto avremo una corsa dell'acceleratore totalmente lineare. Naturalmente se vorrete creare delle curve diverse vi basterà alzare o abbassare questo valore. Arriviamo adesso al freno. Vedo che la zona minima rileva comunque un pochino di segnale, comunque anche in questo caso mi do un 200 punti di zona morta, in modo che se anche vorrete un pochino appoggiare il piede, vedete, la freccetta rossa si muove, ma il pedale no. Poi se date un po' più di forza, anzi forse metterei anche un pochino di più, anche un 300 punti, perché la scheda è molto risoluta, ecco qua, in modo che se ci appoggiate il piede, come vedete, la rossa si muove ma la nera non percepisce segnale. Andiamo a vedere quale sarà la mia forza massima di pressione. Siamo intorno ai 16.600, 16.400, 16.600. Facciamo appli. In questo caso ancora devo settare la zona intermedia, quindi 16.600 più 300 diviso 2, 8.450, appli, e anche in questo caso avrete un freno totalmente lineare. Secondo del valore nella zona centrale andrete a dare una curvatura diversa al segnale. A questo punto avete salvato. Penso quindi, per quanto riguarda la calibrazione, di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Adesso piccola nota, la voglio fare alla sua scheda di controllo. In questo caso funziona a 15 bit, quindi 32.000 e qualcosa punti di lettura. E sfruttati con queste celle di carico, vi dico che il segnale, l'avrete visto probabilmente anche dal video del software, è molto pulito, si comporta davvero bene, con una buona regolazione, offre tantissimi punti lettura rispetto ad altri prodotti che ho provato. A livello estetico in realtà c'è questa piccola cover dove potrete inserire la scheda, eccoci qua, vediamo, da questa parte rimarrà la possibilità di connettere il cavo di tipo micro USB e qua andrete a infilare i vari cavi, ci sono le sigle dei vari colori per i 3 pedali e andare ad avvitare per andare a stringere e fermare il cavo. In realtà a livello estetico personalmente non la trovo la scelta più bella del mondo, però a livello funzionalità, come ho detto, trovo che la scheda è studiata bene per quanto riguarda anche le protezioni da EMI, io non ho avuto nessun tipo di problema, e anche per avere un segnale che viene sfruttato, oltre che in modo pulito, davvero bene. Quindi arriverei alle conclusioni finali e in questo caso faccio presente, come ho detto all'inizio, che è il modello in kit, che costa 275 euro. Naturalmente c'è da perderci quei 40-50 minuti per l'assemblaggio, c'è tutta una guida YouTube fatta da Najam, molto semplice da seguire. In realtà è anche divertente a chi piace questo genere di cosa, però c'è da perderci un pochino di tempo. Però questo abbassa di tanto quello che è il prezzo, perché altrimenti se la acquisterete già montata, il costo salirà a 345 euro e già va a scontrarsi anche con altri prodotti. Sicuramente in kit di montaggio personalmente la trovo un best buy. Questo perché proprio la progettazione ingegneristica fatta da Najam l'ho trovata eccellente su entrambi i pedali. Ottima quella che è proprio la rigidità di costruzione. Dovrete in fase di assemblaggio dovrete andare a tarare nel modo corretto quelle che sono le distanze per mettere in tensione tutte le varie leve, ma una volta ben regolata devo dire che si comporta davvero bene. Soprattutto le piastre dove andate a appoggiare i piedi, seppur uguali, offrono un ottimo appoggio sia a piedi nudi che con le scarpe e vi dà veramente l'effetto sotto di una pedaliera molto più robusta e consistente di quello che poi effettivamente quando ce l'avete tra le mani è. Il feeling dell'acceleratore personalmente l'ho trovato buono, ottime le regolazioni, veramente di alto livello quello che è il segnale. Avrei preferito, non tanto per me ma magari per diverse persone, una maggior possibilità di poter alzare o abbassare quelle che sono le pedane e anche magari un maggior agio per andare a inclinarle, perché non tutti hanno magari una postazione che permette tutte queste regolazioni.
regolazioni. Per quanto mi riguarda invece super promosso il freno, perché a livello, come detto, ingegneristico l'ho trovato davvero interessante e poi all'atto pratico molto funzionale. Essendo tante le regolazioni possibili, ci vuole un po' di tempo prima per capire come funziona, e questo è il primo consiglio, e il secondo poi andarvi a muovere per trovare quella che è la regolazione più adatta a voi, soprattutto perché in questo caso, a differenza di altri prodotti in cui dovete andare magari a sostituire i vari elastomeri, vi dovete mettere con una chiave e con una brugola, andare a staccare il perno dietro, andare a regolare la lunghezza del perno, riagganciarlo, stringere e fare le vostre prove. Ma una volta trovata la regolazione corretta, devo dire che si comporta in maniera davvero eccellente. Naturalmente fatemi sapere nei commenti se conoscevate già questo prodotto o magari eravate possessori del vecchio modello e cosa ne pensate. Naturalmente fatemi sapere anche se ho dimenticato magari qualche aspetto che magari era di vostro interesse per quanto riguarda questo prodotto. Cercherò di rispondere a tutti voi. Ringrazio sempre Najam di credere nel mio canale, mandarmi sempre i suoi prodotti per poterli recensire e farvi conoscere quelle che sono le sue caratteristiche. Lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Naturalmente ce ne sono sempre anche tanti altri, con alcuni ho anche dei piccoli sconti per voi. È il miglior modo per supportare il canale, oltre a un bel like, l'iscrizione al video. E ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!